Ma quello è il bello di oggi. Oggi noi facciamo 700 vestiti in serie limitata, ne abbiamo una richiesta di 1000 vestiti l'anno ed è quello che a noi piace fare. Luca, grazie mille per essere qui con noi oggi. Come stai? Benissimo, grazie a te Andrea per essere venuto qui nel nostro atelier di Milano e benvenuto a casa nostra. Un piacere. Senti, io ho una domanda di rito che faccio sempre, anche per dare un po' contesto a chi ci segue, chi vedrà la puntata, e ti vorrei chiedere con chi siamo oggi? Chi è Luca Rubinacci? Allora, Luca è prima cosa un appassionato delle cose belle, ok? Ok. Poi sono la terza generazione di una delle più antiche e famose sartorie napoletane, la Rubinacci. Sono il direttore creativo, il consulente di stile dei miei clienti, lavoro con tanta passione. Questo è un po' chi è Luca Rubinacci. Poi tutto il resto, diciamo, lo scopriamo piano piano. Visto che già mi hai introdotto l'argomento e insomma mi hai detto che sei la terza generazione di un'importante realtà nell'ambito sartoriale, Rubinacci, ti voglio chiedere come è cominciato il percorso di Rubinacci nel mondo della sartoria. Beh, mio nonno ci è capitato, Ok, perché mio nonno, come tante cose poi nella vita, mio nonno era un gallerista d'arte, appassionato, dell'arte, all'epoca, molte porcellane, oggetti di design, stiamo parlando degli ok, anni 20, gli anni 30. Era un bon vivant, quindi sapeva vestire bene, scicchettone, o almeno io non l'ho mai conosciuto, però dalle foto e da quello che papà mi raccontava, è sempre stato un arbiter elegantiarum, no? Come dicono i nerd. Diciamo che negli un amante della anni bella vita, amante insomma. della bella vita e buon gustaio. Lui aveva la fortuna di poter vendere, proporre quest'arte ai nobili che vivevano nel napoletano, no? Perché Napoli era la capitale delle due Sicilie e soprattutto Napoli era conosciuta per questo contesto molto altolocato, no? Altolocato, ok, Questa borghesia napoletana. E lì vivono anche i Borboni, il principe di Piemonte, ok. che mio nonno ebbe la fortuna di conoscere, credo vendere un po' di arte, e a quanto pare poi il principe ebbe la richiesta di chiedere a mio nonno chi erano i suoi sarti. Mio nonno ovviamente li portò, diciamo, a palazzo, però capì subito che gli artigiani erano artigiani ed era mio nonno che aveva il gusto, l'eleganza che voleva il Il principe. Quindi principe. ogni volta che venivano richiesti i sarti veniva richiesta la presenza di mio nonno. La voce si sparge e nel salotto napoletano tutti cominciano a chiedere la presenza di mio nonno e i suoi sarti. Ok, A me piace immaginare un po' mio nonno che dice che devo fare pur di vendere perché qualche qualche oggetto, no? oggetto? E poi negli anni 30 decide di aprire un laboratorio Ok, che non vuole chiamare con il suo nome, perché all'epoca mettere il proprio nome sull'insegna di un negozio voleva dire che questo era il tuo mestiere, non era il mestiere di mio nonno, era la passione di mio nonno. ok. E quindi lui decide di chiamare questo laboratorio London House. Che anche lo ritroviamo anche sul logo di Lo Rubinacci oggi, ritrovate anche giusto? oggi sul logo di Rubinacci solo con LH. Ok, E se fai attenzione, grazie per avermi lanciato questo assist. questo assist, c'è anche una corona sopra LH, no? Cosa succede? Che la corona viene data dopo la guerra, quindi nel 1943, dal principe di Piemonte come fornitore ufficiale della Casa Reale. Wow. Quindi la corona che noi abbiamo nel nostro logo, diciamo, è di tutto È di tutto rispetto, rispetto, con assolutamente tanto di sì. logo, con tanto di certificato. Faccio una parentesi perché è divertente. Nel 2005 apriamo il negozio a Londra, Rubinacci. Ovviamente mio padre negli anni 60, per fortuna, porta dalla London House al nome Rubinacci, Ok, in modo tale da far diventare la sartoria famosa per un nome proprio.
Detto questo, torniamo nell'excursus di Londra, dove nel 2005 apriamo in Mount Street Rubinacci. Oggi abbiamo un'azienda a Londra da ben 21 anni, quindi quando mi dicono come va il negozio a Londra, io dico guarda, sono 21 Sono anni. 21 anni, Quindi non diciamo poco, non che ieri. non può andare male, perché sennò avremmo chiuso prima. Comunque, dopo un poco il Westminster ci contatta con una bella multa. Ah, Non si può apporre la corona se non appointment dai reali, dai reali. dai reali, in questo caso i reali d'Inghilterra. Ok. Multa anche bella salata. Chiamiamo i nostri avvocati, come facciamo? Come facciamo? Voi dovete levare questo e pagare la multa. Mio padre giustamente dice, ma io c'ho il certificato Carta canta, del come si dice, principe no? di Piemonte che negli anni 40 ci ha dato la concessione della corona. Mandiamo questo certificato al Westminster con tanto di scrittura di avvocati. Il Westminster si scusa con noi con una bellissima lettera dicendo potete tenere la corona fissa al vostro logo nel negozio di Londra e siete anche gli unici sarti, in questo caso italiani, ma l'unico brand che ha una corona che non sia la corona inglese. Wow. Questo è Un unicum proprio, perché letteralmente. questo lo dico? Lo dico perché oggi, nella realtà odierna, tutti si fanno, diciamo, abbindolare, no? Corone, loghi, questo e quell'altro, però poi non si domandano il perché delle cose, ok? Quindi alla nuova generazione, no? Noi dobbiamo sempre dare un assist, no? Se vogliono comprare una cosa, se vogliono, diciamo, affezionarsi a un brand, non devono solamente legarsi al logo, non devono solamente legarsi al prodotto, che possa essere trendy o meno trendy, ma devono poter entrare dentro quello che stanno comprando e un po', diciamo, farsi i fatti di quel brand e perché lo sto comprando, soprattutto se sto spendendo una cifra abbastanza importante perché do valore o no a quello che compro. Poi posso anche comprarlo solo perché è trendy, ma almeno so che sto comprando un prodotto perché è trendy, oppure so che sto comprando un prodotto perché ha un heritage, perché ha una qualità, perché è fatto in una certa maniera, perché è fatto un certo taglio, dietro, no? Perché comunque oggi io sono appassionato delle cose belle, ma la cosa bella può essere bella per me, ma non può esserlo per te, può essere cara per me, ma non può essere cara per te, può essere essenziale per me o non è essenziale per te, è un punto di vista. Per questo io dico sempre, ragazzi, se vi piace qualcosa, parliamone, di cosa stiamo guardando. È un po' come guardare l'arte. Torniamo a vedere una giacca su misura, no? Una giacca su misura non porta logo e quindi quando tu compri Rubinacci non c'è scritto Rubinacci da nessuna parte. Ma perché questo? Perché la giacca è fatta su misura per il cliente e noi vogliamo che il cliente abbia la facoltà di dire o non dire, perché se a me non mi fa piacere che tu ti vesti da Rubinacci, io ti dico solo che è il mio sarto. Libertà, certo. E invece è così, ricordati sempre che tu non mi chiederai mai, tu prima sbirci per vedere che brand c'è. Se non c'è il brand, che di solito più grande è uno show off. Più grande è, più ti devi un po' capire come mai, ok? Ma se non c'è il brand, tu sei costretto a chiederlo, no? E quindi io sono quello che ti dice, io ho messo da Rubinacci e molto probabilmente ti dirà anche, vieni con me, oppure ti introduco a Luca, perché questo è il vero silent luxury, ok? Quello che è il vero lusso, silenzioso, quello che si muove sottoterra, no? Quello che si muove senza che nessuno faccia rumore, perché chi poi spende non vuole farsi studiare quanto spendo, quanto non spende, cosa compra, cosa non compra. Io compro perché piacere personale, non perché devo farti vedere a te che ho comprato quello. Quello è un altro tipo di personaggio, ok? Questa è la nostra LH con la corona. Questa è l'unica cosa presente in un capo su misura. In un capo ready to wear ovviamente c'è scritto Rubinacci e non c'è più questo logo. C'è scritto Rubinacci perché in un capo ready to wear è scalabile. È diverso. E in un capo ready to wear deve essere venduto al massimo possibile, deve diventare grande al massimo possibile e il brand deve seguire questo perché è aspirazionale. La persona che compra quel prodotto ready to wear vuole
vedere la scritta Rubinacci, vuole sentirsi parte della Rubinacci, quindi noi glielo diamo il logo, ok? Ma chi viene a farsi su misura È un e passa qualcosa, anche, casomai, dal ready to wear, è uno step by step, no? certo, È anche un po' come dire, adesso sono pronto per farmi il su misura e non ho più bisogno dei ready to wear, non solo del ready to wear, ma di avere un di avere un logo, logo per capire, perché certo, questo adesso è il mio guardaroba, fatto secondo le mie esigenze, fatto secondo il mio stile. Ok? Quindi questo è un po' l'inizio della storia di Rubinacci. Mio nonno apre la London House. Che cos'è? La London House non è altro che un bacino di quelli che mio nonno pensava fossero i migliori sarti a Napoli, dove lui si vestiva. Come mai nasce la giacca napoletana? Nasce la giacca napoletana da un'esigenza degli amici di mio nonno che non vestivano per andare a lavorare, ma vestivano per la dolce vita, no? Per il per il buon buon vivere vivere. a Napoli, caldo, aperitivi, Quindi feste, avevano bisogno di un qualcosa di cosa più più leggero, leggero, meno diciamo formale, che era un po' Milano, la Brianza, un po' dove certo. c'erano i grandi imprenditori, no? Mhm. Dove c'era poi anche la scuola Caraceni, la scuola inglese, che noi ovviamente ringraziamo, e io ho sempre detto che gli altri sarti sono bravi, sono bravissimi e aiutano noi, come noi aiutiamo loro, a crescere. Certo, Grazie all'unione dei vari sarti che la sartoria mondiale è così famosa, ok? Non io sono più bravo di te, tu sei più bravo di me. non in competizione, ma Deve creare essere sistema, creare certo, sistema, ok? Mio nonno destruttura tutto, destruttura le spalline, destruttura la giacca, destruttura, leva tutto quello che era influente, superfluo, superfluo, e quindi il crine che uno mette dentro la giacca. Ovviamente uscivano i difetti, perché si mettono le spalline, perché si mette il crine, perché così tutto è perfetto, ok? certo, E noi non siamo perfetti, i nostri corpi non sono perfetti, abbiamo il lato basso, la spalla un poco più forte, la manica un poco più lunga, l'anca che si sposta, cioè siamo fatti umani, no? certo, Non siamo dei manichini, quindi non possiamo assolutamente sì, vestirci, e quindi addosso non ci può andare una cosa perfetta. E quindi per questo la giacca napoletana mio nonno la stava, diciamo, creando senza sapere che un domani sarebbe diventata una delle cose più più famose famoso. nel napoletano. La giacca napoletana, qualche settimana fa, abbiamo fatto un meeting giù a Napoli perché vuole diventare di denominazione d'origine, no? Un po' come la pizza napoletana, Wow, no? E vedete la giacca napoletana. Va bene, poi questi sono altri discorsi, però diciamo è famosa ed è famosa per la sua leggerezza. È più difficile da fare, quindi i sarti devono essere più, non dico più bravi, ma abili, devono essere, no, devono avere l'occhio, ok, non più solo la mano, perché la mano in realtà è una macchina, no? Che lavora con precisione o meno, il lavoro certo, artigianale non è preciso al 100% come la macchina, ma oltre alla precisione devi dare l'occhio, certo, perché devi far sì che quelle imperfezioni che ci sono nel corpo di una persona possono diventare dei pregi, perché non le puoi più omettere o non far vedere secondo il, il canvas che ti do. canone classico, certo. Quindi inventa la giacca napoletana, benissimo, andiamo negli anni 60, purtroppo mio nonno ci lascia presto, mio padre aveva 18 anni quando mio nonno ci lascia, e quindi mio padre si trova una sartoria non ancora famosa, famosa solo nel napoletano, formalmente i clienti negli anni 60 erano solo napoletani, e quindi aveva diciamo una grande base sulla quale partire, e crea la Rubinacci sartoria napoletana. La sua intuizione è quella di andare all'estero. All'estero era già Milano, no? Quindi Però, uscire fuori da Napoli, no? sì, però negli anni 60 Era già un era passo già enorme. considerato così. Però negli anni 80 si muove a Londra, negli anni 90 va in America, Ok, quindi è il primo, diciamo, a fare i trunk show, no? Non aspettare il cliente che veniva a ma Napoli, ma andare andare lui, dal cliente, certo, sempre con questo passaparola che era la voce più veloce del marketing. E quindi cioè, diciamo che come
Come ha innovato la Rubinacci, mio padre? L'ha innovata espandendo questa giacca che ormai si era diventata napoletana, la espandeva fuori da Napoli. E questa era una grande innovazione, Ok. perché lui si muoveva, al contrario di tanti sarti che invece Che invece erano rimanevano in a loco. Napoli. E poi arriviamo ai giorni nostri, la nostra generazione, il 2000. Quindi io come faccio ad entrare dentro una delle più grandi sartorie napoletane? Perché io entro in quello che è già una Una realtà. delle più grandi sartorie napoletane. Come faccio a creare un plus? Come creo quel valore aggiunto? Oppure come riesco a mantenere quel valore che già esiste. esiste, senza fare errori, perché comunque ricordati, stiamo parlando dell'occhio, perché gli artigiani migliori li abbiamo. Mio padre ha un'altra grande intuizione, mi dà un calcio nel sedere e mi manda in Inghilterra a lavorare da Savile Row. Savile Row. Grande intuizione, devo dire la verità. È stata una è sempre stato- scuola formativa. Non è che è stata una scuola formativa, lui aveva capito che i clienti non erano più italiani, il cliente era l'estero e al cliente estero non basta più il volere la giacca napoletana, lui vuole tutto dallo stesso sarto però. Ok. Io infatti diciamo, mi ha anticipato un po' una domanda che ti avrei fatto, perché comunque mi ha detto, no? Tuo nonno vestiva gli aristocratici, gli artisti, tuo padre ha portato il brand fuori Napoli, tu lo hai portato proprio a livello internazionale. Quindi ecco, come poi questo passaggio, cioè come è avvenuto, no? Che Rubinacci è diventato effettivamente un'eccellenza internazionale? Vado a lavorare da Savile Row con quello che all'epoca era il capo sarto di Kilger, una delle sartorie più moderne nel 2000 con Marco Brandelli, Campbell Ritchie. Marco Brandelli era il direttore creativo, Campbell Ritchie era questo grande, diciamo, astro nascente di sarto, all'epoca aveva 27 anni, io ne avevo 20. Eravamo quasi coetanei, però lui era un poco più grande come me, però lui era un po' un astro nascente perché faceva le giacche a 2 bottoni, a un bottone, e quindi sto con lui un paio d'anni, per 1 anno e mezzo, per imparare anche un po' da lui. Diciamo che impara e facci le spese, no? Come si dice a Napoli, ascoltare più che altro. E tornai a Napoli dicendo a mio padre che gli inglesi fanno un lavoro eccezionale, non ci sono difetti, le giacche sono perfette, ok? Però capisco che quella realtà era una realtà, perché non tutti vogliono vestire con una giacca destrutturata, per quanto bene e bella ti possa stare, però un politico non può presentarsi davanti a un altro politico con una spalla a camicia completamente destrutturata, no? E quindi diamo a Cesare quel che è di Cesare. Io torno gamba tesa a 20 anni, poi ovviamente, come sai, abbiamo parlato prima della vela, Capitolo vero? quindi sai che ero abbastanza a gamba tesa, entro in scivolata dai miei sarti e comincio a dire: se qualcuno ci chiede la spalla inglese, noi gliela facciamo. Ah no, ma qua andavano da mio padre, ah no, ma qua mio padre li tirava indietro di nuovo da me. Diceva no, tu senti a Luca, no, tu senti a Luca, un grande mio padre, è sempre stato un genio in questo. Lui mi diceva sempre che gli errori bisogna farli. Quindi quando io andavo a chiedere un consiglio, lui mi diceva sì sì Luca, vai vai. Poi io sbagliavo. Mi diceva, ma non so, sei stupido. Cioè, me lo dici, dimmelo. Ho detto, però adesso lo sai, Certo, impari. ti ha bruciato. Ho detto, Certo. certo che mi ha bruciato, perché tu lo sai che io non voglio commettere errori, no? Ho fatto sì, però adesso Hai imparato la lezione? hai imparato la lezione, no? Certo, certo. E quindi con qualsiasi cosa che faceva. E io poi imparo da lui, ok? Perché imparo a ragionare come lui, ok? Imparo a capire che quello che io emotivamente penso, devo un attimo fare 2 passi indietro e capire se è la cosa giusta o non è giusta. Quello è l'imprenditore. Perché mio padre, mio nonno, oltre a essere i capi di grandi sartorie, sono imprenditori. Mio padre non mi voleva solo come direttore creativo dell'azienda, mi voleva anche come imprenditore. E quindi anche quello, lo spirito con il quale lui mi ha dato grandi insegnamenti, no? Non mi deve dire tutti i giorni quello che fare o che non fare, quello se è giusto o no. Mi dava il là per farli. Poi ovviamente i consigli me li dava, no?
però quando c'era da darmi un consiglio importante preferiva invece farmi fare l'errore, oppure nel momento in cui l'errore non lo facevo, farmi complimenti perché avevo fatto quella Hai cosa e fatto un buon lavoro, certo, avevo avuto l'idea giusta. certo. Questo è un po' stato il mio valore aggiunto a livello tecnico, quindi dare alla sartoria napoletana anche Una un'ispirazione, una visione più diversa, internazionale a certo, livello tecnico, quindi un'ispirazione più inglese. Io così aumentavo del doppio la potenzialità dei miei clienti. certo. Perché non hai riaperto solamente più a Napoli, Italia, ma hai riaperto letteralmente Non ero aperto ai clienti che al volevano mondo. solo la giacca napoletana, ma Certo, sono aperto a tutto. certo. Più difficile, ancora più difficile, perché già il napoletano aveva la difficoltà di avere l'occhio per fare la giacca un po' decostruita. Adesso quel napoletano che aveva abituato ad avere quest'occhio, adesso doveva avere anche l'occhio per fare una giacca decostruita, quindi ancora peggio. Ma quello è il bello di oggi. Oggi noi facciamo 700 vestiti in serie limitata, ne abbiamo una richiesta di 1000 vestiti l'anno ed è quello che a noi piace fare. Poi abbiamo il ready to wear che ci piace espandere. E poi vabbè, il marketing, il tutto, i social, le icone di stile e questo sono stati anche degli altri valori aggiunti perché comunque abbiamo continuato a dare una faccia dietro a un brand, che è molto importante oggi, Certo. perché comunque chi si vuole approcciare a un mondo come il nostro deve poter avere anche a che fare con la persona, Un'identità, ok? certo. Quindi è anche questo, perché tu oggi cosa compri? Oggi tu non compri più un abito, tu oggi non compri più un prodotto, questo il cliente non lo vuole, ok? Lui vuole Ce ne sono, l'experience, certo. vuole il mio know-how, il mio heritage, ok? Cioè questo, il servizio. Infatti anche venire a contatto, no, con te, certo. Questo oggi è il lusso. Non è quanto costa un abito, non me ne frega niente come è fatto un abito. Voglio sapere tu quanto ne sai, voglio che la passione che c'hai tu che mi vendi questo prodotto me la metti a me che lo sto comprando, perché questo è priceless, questo non c'ha prezzo, questo fa sì che io vengo a comprare da te per il resto della mia Della vita. vita. Che noi siamo uomini, noi non vogliamo cambiare, non siamo come la donna che ci piace cambiare, eppure le donne oggi la pensano come gli uomini, vogliono trovare un prodotto di qualità, perché in questo mondo dove c'è tutto ed è anche a portata di click, ritorniamo Quello che alle fa la origini, differenza ok? è quello... Andiamo dalla Sartina, Sartina non c'è più, andiamo dai sarti grandi, andiamo a vedere le cose, andiamo da Luca, che oltre all'uomo veste anche la donna, noi facciamo anche donna su misura, faremo anche collezioni da donna nel futuro, nel breve futuro speriamo, nel ready to wear, perché è questo che vuole la gente. Ti voglio chiedere una domanda, visto che ne parlavamo anche off camera prima, che tu appunto eri nel giro della nazionale, lanciato verso le Olimpiadi per quanto riguarda, no, la vela, che è una tua grande passione, però poi hai scelto la strada della sartoria. Com'è stato quel momento? Cioè, non tanto la decisione razionale, ma cosa hai sentito dentro, perché comunque, insomma, hai scelto una strada piuttosto che un'altra, ma l'altra era comunque una tua grande passione Allora, che è tutt'oggi, no? mio padre non mi ha mai detto vieni in sartoria a lavorare, però a 5-6 anni mi portava al Pitti a pacchettare e spacchettare cravatte. Ok. Quando non andavo a vela e finivo di studiare, mi veniva a prendere e mi lasciava in sartoria. Mi lasciava, cioè nel senso mi Quindi abbandonava dava in dei sartoria. segnali No, no, mi indiretti. abbandonava in Ok. sartoria. Cioè nel senso non mi lasciava, io a casa non c'ero mai a giocare con le macchinine, io o facevo vela o studiavo dal professore privato perché altrimenti non studiavo perché non c'avevo il tempo Ok. perché andavo a fare vela, quindi poi dovevo fare una cosa tipo full immersion, avevo questa, mi ricordo queste orette da questo professore privato, per tutta la mia vita ce l'ho avuto, grazie a lui abbiamo continuato, siamo diventati dotti, e poi da lì non mi portava a casa, mi portava in negozio e mi buttava là. La buttava senza parole. Io mi Letteralmente. ricordo che io giocavo con i tessuti, con i tessuti, gli chiedevo al sarto di attaccarmelo al pantalone, i miei compagni di classe mi dicevano perché c'è il pantalone che invece le tasche da jeans c'è le tasche di lino e di cose, ho detto no, che vado in sartoria me li faccio attaccare. Questo era il mio passatempo, ok? Ok. Tutto questo era un modo per lui per dire comunque c'è, io non ti dico, comunque c'è. Esiste.
6-7 anni, 5-6 anni, quindi ha cominciato ha cominciato presto per fare questo. Ed è durato per tutta la vita. Sono sempre andato con mio padre al Pitti, sono sempre andato quando mi dicono, ah Luca, tu sei una delle facce più viste al Pitti, una delle icone, che io ringrazio quando mi chiamano icona, ma dico icone sono altre comunque, io faccio il mio mestiere, mi piace fare il mio mestiere, no? Mi dico, da quanto tempo vai dal Pitti? Beh, ho 44 anni, ma da quanto ce ne vuoi? 5-6, quindi fate due calcoli. due calcoli, no? Forse cioè, mi contano come le pietre là, no? Però vabbè, sono contento di questo. Ho cominciato a fare la vela. La vela, a parte essere una scuola di vita, ci siamo levati tante soddisfazioni. Sono stato per più di 10 anni nella squadra italiana di vela, ci siamo levati le nostre grandi soddisfazioni. Poi, come ogni cosa, da cosa nasce cosa e arrivare a un certo punto ad essere lo sparring partner per le Olimpiadi, no? Le Olimpiadi, quindi ogni 4 anni ci sono le Olimpiadi e quindi tu combatti, gareggi per poter andare poi un domani Competere. a fare le Olimpiadi. Se poi sei stato nella scuola italiana per tanto tempo è proprio Un passaggio, no? un passaggio, ok? Cosa succede? Molto interessante, che quando arrivi a 20 anni e sei una promessa della vela e chi va a fare le Olimpiadi ne tiene 27-28, tu hai 8 anni di inesperienza, ok? Quindi tutta la tua, diciamo, tutto il tuo estro si annulla, ok? Perché lì è il Viene top, meno. lì è il top, ok? Quindi mi sono sentito a un certo punto, arrivato a 20 anni, che comunque la vela era diventata professione, ok? Non è più agonismo, ok? Prima è amatoriale, ok? Quando c'hai 7-8 anni Che amatoriale, lo fa, poi insomma. diventa subito agonismo perché tu comunque a 8 anni o 10 anni cominci a competere. Quell'agonismo diventa professione, ok? Dopo i 18 non è più agonista, è professionista, ok? La professione è completamente diverso, non la fai perché ti piace, la fai perché è un lavoro. A quel punto, quando tu cominci a non vincere le gare, ok? Non prendere i risultati, ma non è che non le vinci perché non sei più bravo, non le vinci perché hai 20 rispetto a uno che gareggi con quelli di 27. Quando ce n'hai 16, gareggi con Certo. quelli tuoi coetanei e quelli di 18, hanno 2 Certo. anni di differenza. A 18 gareggi con quelli di 20, a 20 gareggi con quelli di 27, cioè la forbice Cioè, va via, certo. finisce. Tu Enorme. qui adesso sei preparato, adesso ci avrai sparring partner per un paio di stagioni olimpiche, poi può darsi che tra un paio di Olimpiadi quello se n'è andato e tu sarai quello Che che subentra. subentra, no? Ma stai sicuro che a lui il posto non glielo levi, ma neanche se sei il miglior astro nascente della scuola della vela, perché lì siamo tutti quanti così. Quindi c'è la migliore barca, la migliore vela, il miglior atleta e il miglior astro, quindi il miglior l'occhio sveglio, no? Certo. Questo diventa un business. Ok, che facciamo adesso, papà? Perché io posso fare questo, lo divento come business. Oppure vengo in azienda. E mio padre disse, vieni in azienda. Certo. Ok, vengo in azienda, però non vengo a riscaldare la sedia perché cioè, io qua ho l'adrenalina tutti i Ecco. giorni, ho un qualcosa che ogni mattina a ora di pranzo mi iniettano una siringa di adrenalina. Ok, io quindi devo averla questa adrenalina perché Certo. sennò mi sento proprio che non riesco a respirare e quindi piano piano è stato questo e questa è anche poi la voglia che ho sempre avuto, che io continuo ad avere. Infatti io ringrazio sempre la vela, ringrazio sempre mio padre che è lungimirante, che mi ha fatto fare calcio, forse col calcio sarei diventato un calciatore, non lo so, però mi ha fatto fare vela, ringrazio ancora un'altra volta mio padre per questo e, e quindi ho incominciato un po' la mia carriera. Senti, io ti vorrei fare un'ultima domanda per concludere questa intervista. Visto che insomma mi hai parlato tanto di tuo padre, io sfortunatamente non ho avuto il piacere di conoscerlo di persona, ma ecco, durante questi anni ho avuto modo, come tante persone, anche tramite i media, tramite insomma vari canali, di vedere il contributo che ha dato a questo mondo qua e soprattutto che cosa ha significato per te. Ti vorrei chiedere qual è l'aneddoto o magari una lezione di vita che tutt'oggi ti porti nel cuore che tuo padre ti ha lasciato. Allora, più che altro che mi manca, beh, non sono gli aneddoti perché questi
ce ne possono essere tanti e più o meno influenti. Allora, mio padre si svegliava sempre presto la mattina per un po' troppo le scatole, perché all'inizio mi chiamava sempre, quando sono andato via da Napoli che avevo 18 anni, mi chiamava sempre alle 7 del mattino, 7, 7 e mezza del mattino. Dicevo, papà, non ti rispondo alle 7 e mezza del mattino perché sto dormendo. Ok. O questo è andato per buoni 10 anni, ma io sempre avevo la sua chiamata alle 7 e mezza del mattino, ok? Quando è che cominciato a rispondergli? Quando sono nati i miei figli, a Ah, 35 anni, già lavoravo da 15 anni con mio padre, però mio padre è sempre stato così. Poi capirà un giorno, no? Io poi ho capito, poi oggi non c'è più, quindi capisco ancora di più. Mio padre mi dava la disciplina senza dirmi, tu mi devi rispondere. Dicevo, no, io ti continuo a chiamare, un giorno mi risponderai. Poi ovviamente io lo richiamavo alle 9, 9 e mezza, però noi avevamo una chiamata tutte le mattine. E la mattina noi facevamo, come si chiama oggi, brainstorming. No, un punto condiviso. parlavamo di tutto, ok? Quindi parlavamo della giornata, di come è andata la giornata, di quello che dovevamo fare al lavoro. Eravamo sempre aggiornati su tutto. Ed è questo il bello anche di un'azienda, no? Dove ci sono i capofamiglia, dove sono aggiornati su tutto. Noi sapevamo anche quando bisognava cambiare la carta igienica nei bagni. Lo sappiamo, perché molto probabilmente la stiamo cambiando noi. Ok? Giusto questo perché chi ha le aziende familiari capisce quello che io sto dicendo, ok? Ma questa chiacchierata la mattina che facevamo all'inizio alle 9 e mezza, poi alla fine è andata alle 7 e mezza quando sono nati i miei bambini perché i miei bambini mi svegliano e quindi, Quindi tu eri no, già... ultimamente negli ultimi 6 anni ero io che lo chiamavo presto la mattina perché avevo il tempo, ok? E mi piaceva chiamarlo questa mattina, però era questo, non è un aneddoto, non è una cosa, ma era la routine, ok? Questo cosa ti dà? Non solo avere fiducia in qualche persona, ma condividere cose, ma questa routine fa sì che comunque tu gestisci meglio il quotidiano, perché sai tutto. Sono due persone che lavorano al 100%, che condividono una cosa la mattina e poi possono lavorare, il giorno dopo ricondividerla, sono delle macchine. Focalizzato. Oggi lo faccio con mia sorella, con la mia manager, però continuo ad avere questa routine, perché questo ci fa sì che noi, prima di andare a lavorare, sappiamo quello Già che siete dobbiamo pronti. fare, sappiamo tutti i problemi, la maggior parte li abbiamo già risolti in questa chiacchierata e poi dopo incominciamo la giornata. Questa è una cosa che si può tranquillamente fare in qualsiasi realtà. Se dobbiamo dare anche un consiglio, presto la mattina, una telefonata, mezz'ora, se dura anche un'ora va bene, ma mezz'ora, 20 minuti, un quarto d'ora, non cambia niente, non c'è niente da dirci, vuol dire che va tutto bene, ok? Però questo ti aiuta, no? È come quello che va in palestra la mattina, io in palestra, cioè alle 7 meno un quarto, che poi uno deve cominciare sempre prima, no? Anticipi sempre di più. Sempre prima, 7 meno un quarto. Vado in palestra, ma correre non vado in palestra, camminare, anzi, come dice il mio personal trainer. Personal trainer. Non siamo internazionali in questo podcast. Come dice il mio personal trainer, non correre, cammina, veloce. E quindi questo è un po' abbiamo dato anche un piccolo consiglio, diciamo, imprenditoriale. Luca, io ti ringrazio per questa bella Grazie Andrea. chiacchierata. Abbiamo finito per il momento. Grazie Grazie mille, mille. grazie mille.